Questa qua ha una lunghezza di 2 metri, è uno spessore di 12, è molto flessibile, possiamo utilizzare un morsetto per tenerlo fermo. In questo modo abbiamo creato un cerchio perfetto. Quello che vedete è una battisedia flessibile in plexiglass e in questo video, ragazzi, andrò a realizzare uno stampo utilizzando questo plexiglass e una pistola della cola calda. Ho ricevuto tanti messaggi qui mi chiedevate come è possibile creare gli stampi. Allora, dal mio punto di vista lo stampo quadrato è un po' più complicato. Per quanto riguarda lo stampo rotondo, che ve lo faccio vedere adesso, secondo me è un po' più facile da realizzare. Quindi partiamo col primo. Ragazzi, si parte prima con la base di appoggio. La base di appoggio deve stare in piano, cercate di farla stare in bolla. La base di appoggio deve essere solida. Potete utilizzare un pannello di nobilitato bianco. Questo è un distaccante siliconico, però non bisogna usarlo prima, lo dobbiamo usare alla fine. Quindi le cose che servono: una pistola della cola calda, il battisedia, una bolla, il piano che io adesso non ce l'ho, ma vi faccio vedere come lo faccio su questo pezzo di tavolo che è un materiale in plastica. Facciamo finta che questo tavolo sia un pannello di nobilitato bianco. È molto flessibile, quindi una volta che l'abbiamo fatto il nostro stampo, possiamo utilizzare un morsetto per tenerlo fermo. In questo modo abbiamo creato un cerchio perfetto. Dopodiché, con la pistola della cola calda bisognerebbe saldare tutto sia fuori che dentro. La giuntura bisognerebbe saldarla tutta sia fuori che dentro. Dall'altra parte bisognerebbe, se vi è più comodo, o col silicone la parte interna. Perché col silicone? Perché il silicone col dito lo potete trascinare in modo che non rimane troppo spessore, e dalla parte esterna possiamo utilizzare la cola calda. Una volta che abbiamo saldato bene la parte interna con il silicone, trascinandola col dito in modo da non creare molto spessore, abbiamo fatto anche con la cola calda la parte esterna. Il nostro piano bisognerebbe verificarlo con la bolla e vedere se è in piano. Se non è in piano, sotto si può aggiungere qualcosa in modo da riuscire a farlo stare in bolla. Dopo aver fatto anche questo, con uno spray siliconico distaccante si spalma dappertutto. Vi lascerò in descrizione tutto quanto. Una volta che il nostro stampo si è saldo, sta bene a terra, si può cominciare a inserire i pezzi di legno o quello che avete bisogno da fare. Ora passiamo allo stampo quadrato. Come si fa, ragazzi? È molto semplice anche quello, anzi è un po' più rognoso, però si riesce anche alla svelta a crearlo. Io vi mostrerò un video che ho già realizzato. Allora, ragazzi, mi sono portato a casa 2 pannelli di nobilitato bianco. Li potete trovare da qualsiasi falegname in giro, e per prima cosa ho realizzato la base, e per il lavoro che dovevo fare mi serviva una lunghezza di 121 cm con 60 cm di larghezza. Per i fianchi ho tagliato 2 pezzi da 121 cm in lunghezza e 7 cm in altezza. Poi 2 testate lunghezza 63 cm e alte 7. Per tagliare ho usato la mia sega circolare Bosch. Mi trovo molto bene e me la posso portare ovunque, davvero molto comoda. Ovviamente, ragazzi, le misure vi occorrono li dovete personalizzare in base a quello che volete fare. La base è pronta e ora come accennato prima, lunghe 63 cm con 7 cm di altezza.
Ora taglio anche le due fiancate, metto tutto in posizione e faccio una piccola prova. Comincio a siliconare la parte che sarà attaccata e come silicone potete usare un acetico universale che va benissimo. Ora con l'aiuto di due morsetti ho messo tutto in posizione e faccio i prefori per poi avvitare le viti. Viti che metto ogni 15 cm. In questo modo sono sicuro che la resina non trova più via di scampo. Lo stesso procedimento ho fatto anche con gli altri pezzi. Ultimo passaggio amici è passare di nuovo con il silicone tutte le giunte, in questo modo avremo una sicurezza maggiore. Una volta che abbiamo finito di siliconare si aspetta intanto che il silicone diventa duro, dopo si può spruzzare lo spray distaccante. Questo è tutto ragazzi, è stato un video semplicissimo, ditemi nei commenti se vi è piaciuto oppure no. Se ti è piaciuto ti ricordo solamente di lasciare un like e iscriverti al canale e noi ci vediamo con un altro video tutorial. Ciao!